Salve amici e amiche miei, buona giornata a tutti. Oggi, in occasione della festa della mamma, prepariamo insieme un dolce davvero squisito che metterà d'accordo tutti quanti in famiglia e soprattutto la mamma, perché noi mamme piace molto questo tipo di dolce. È un classico e sto parlando della crostata di crema al limone con confettura di fragole. Che ve lo dico a fare, ragazzi, è una meraviglia. Quindi non perdiamo tempo, iniziamo subito questa semplice e buona ricetta. Mi raccomando, non saltate i passaggi per avere un ottimo risultato. Ed ora iniziamo. La prima cosa da fare è preparare la pasta frolla. Svuoto la farina sulla spianatoia, aggiungo alla farina la polvere lievitante e mescolo un po'. Formo una fontana. Aggiungo le uova, 2 tuorli e un uovo intero. Inizio a sbattere le uova. Alle uova unisco lo zucchero e mescolo. Aggiungo il burro morbido a temperatura ambiente, mi raccomando, La vaniglia e formo una crema. Formato la crema, aggiungo il pizzico di sale che distribuisco sulla farina in questo modo e comincio a incorporare la farina. La pasta frolla si è formata, come vedete è bella morbida. Formate il panetto, lo avvolgiamo in pellicola. E facciamo riposare la pasta frolla in frigorifero per almeno mezz'ora. Però se avete un po' di tempo in più fatela riposare, perché più riposa, più si rassoda e il risultato è più buono. Intanto che la frolla riposa in frigorifero, prepariamo la crema pasticcera. Quindi la prima cosa da fare è scaldare il latte. In una casseruola mettiamo i tuorli d'uovo, lo zucchero e iniziamo a mescolare. Aggiungo l'amido di mais, la vaniglia e la scorza grattugiata di un limone e continuo a mescolare.
Formato la cremina, aggiungo il latte caldo, all'inizio un po' alla volta, stempero. E verso il latte. Porto sul fuoco il composto e inizio a mescolare continuamente fino a portare ad ebollizione la crema. Dopo qualche minuto la crema inizia a prendere corpo, come vedete. Io continuo a mescolare in questo modo. Quando vediamo i primi sbuffi di calore, la crema è pronta. Spegniamo la fiamma, continuiamo a mescolare fino a farla poi raffreddare. Ho preparato una ciotola in acciaio e l'ho tenuta per 10 minuti in congelatore e quindi è diventata bella fredda. Adesso io travaso la crema nella ciotola per far sì che si raffreddi più in fretta. La frolla si è rassodata e raffreddata e adesso non ci resta che stenderla e adagiarla in uno stampo. Questo è uno stampo da 26 cm di diametro per crostata, naturalmente, che ho anche leggermente imburrato. Tolgo una parte per la copertura e la metto da parte e andiamo a formare il nostro disco di pasta frolla. Quindi modelliamo leggermente un po' con le mani, mettiamo un po' di farina e iniziamo a stendere. Con delicatezza andiamo a far scivolare la frolla nello stampo. Ed eliminiamo l'eccesso. Rivestito lo stampo, adesso andiamo a farcire. La crema si è raffreddata e ho qui pronta la confettura di fragole. Se a voi non piace quella di fragole, potete utilizzare quella che più vi piace. Scusate il gioco di parole. Ok, e allora adesso continuiamo. Con i rebbi di una forchetta andiamo a bucherellare il fondo. Mettiamo la nostra confettura, la spalmiamo sul fondo della crostata. E sulla confettura di fragole aggiungiamo la crema. Spalmiamo bene e distribuiamo bene la crema. Distribuito la crema sulla confettura, adesso non ci resta che chiudere la nostra crostata con le classiche striscioline
oppure dei rotolini di pasta frolla. Prendiamo un pezzo di frolla e iniziamo ad arrotolare. Formiamo dei filoncini, così, e li adagiamo sulla nostra crostata. Adesso termino con la decorazione, quindi vado a mettere tutto intorno un altro rotolino di pasta, così, vedete? E a questo punto non ci resta che infornare. A più tardi. La crostata è uscita dal forno, l'ho infornata a 180 gradi per 30-35 minuti, forno ventilato. Se avete il forno statico aumentate di qualche grado la temperatura e poi, come dico sempre, ognuno conosce il proprio forno, quindi regolatevi di conseguenza. Detto questo, la facciamo raffreddare bene bene, perché questa crostata, prima di essere sformata, deve essere abbastanza fredda, altrimenti si sbriciola. Quindi attendiamo che si raffreddi. Amici carissimi, la nostra crostata è pronta per essere servita. È una vera golosità, bellissima, bella da vedere e soprattutto buona da mangiare. E adesso non ci resta che spolverizzare con un po' di zucchero a velo questa meraviglia. E con questo io vi saluto, vi aspetto alla prossima ricetta e, come dico sempre, vi do un abbraccio, un arrivederci, un grazie a tutti da zia Franca. Buona festa della mamma a tutte le mamme del mondo.